Ho finito Silent Hill F completando tutti e 5 i finali e ovviamente arrivando anche al vero finale, esplorando ogni singola cosa del gioco. Penso infatti che il modo migliore per fare questa recensione è in questo modo. Farlo dopo un singolo playthrough per me non ha senso, sappiamo che i Silent Hill sono stati fatti per essere giocati più volte. Pensate infatti che Keiichiro Toyama, membro del team Silent, in un'intervista a PlayStation Magazine nel 1999, invitava i giocatori a rigiocare più volte il titolo per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Ma iniziamo subito col botto. Per me Silent Hill F è il Resident Evil 7 della serie di Silent Hill. Ma andiamo per punti, perché nel video di oggi, oltre a farvi la mia recensione, vi spiegherò in modo approfondito perché Silent Hill F sia effettivamente un Silent Hill. Vedremo quanto sarà rivoluzionario, ma allo stesso tempo abbia tante radici classiche, infatti molti aspetti di Silent Hill F ricordano Silent Hill 1. Direi quindi di iniziare e mi raccomando fate attenzione perché nel video sono presenti anche spoiler. Buona visione! Il punto forte di Silent Hill F, come per i precedenti titoli, sono i suoi temi. La mente dietro il titolo è il Ryukishi07, conosciuto come maestro delle visual novel horror. Nonostante non sia abituato a creare trame di videogiochi horror, Ryukishi07 coglie la vera essenza di Silent Hill, secondo me rispettando appieno i lavori del team Silent. Nonostante l'ambientazione insolita per la serie, il gioco affronta temi sorprendentemente coerenti con lo spirito di Silent Hill: identità, trauma, colpa e rinascita. Silent Hill F è ambientato nel Giappone degli anni 60, nella cittadina rurale di Ebisugaoka, e segue la storia dell'adolescente Hinako Shimizu. Essendo ambientato negli anni 60, Silent Hill F si colloca quindi all'inizio della linea temporale della saga, ma attenzione, non va visto come un prequel di Silent Hill 1 alla Origins, è un nuovo capitolo che fonde in modo naturale le radici classiche con una visione moderna della serie. I temi principali affrontati sono femminismo, ricerca della propria identità, adolescenza, problemi sociali, trauma e rinascita. Il gioco affronta il tema del femminismo nel suo significato più autentico, l'uguaglianza, non la divisione. Parla delle difficoltà delle donne e delle aspettative imposte dalla società, ma non dimentica gli uomini, anzi li mostra finalmente per ciò che sono, non per ciò che dovrebbero essere. Silent Hill F lo racconta con delicatezza ma anche con crudeltà. Mostra quanto possa essere disumana la pressione sociale anche sugli uomini, costretti a nascondere tutto ciò che li renderebbe semplicemente umani. Al centro del viaggio c'è la ricerca di noi stessi, ricerca rappresentata da Hinako, sentirsi fuori posto, non sapere chi siamo o che cosa apparteniamo. In questo viaggio è circondata da altri personaggi secondari, come i suoi amici, che evidenziano le difficoltà e le problematiche tipiche dell'età adolescenziale. Ma attenzione, non prendetelo come un teen drama. Il modo in cui vengono trattate queste tematiche non è banale. Solo perché la protagonista non è un uomo adulto come James Sunderland, non significa che i conflitti siano superficiali. Al contrario, Silent Hill F mostra con realismo l'invidia, la gelosia, il senso di inferiorità, l'isolamento sociale, emozioni autentiche e devastanti che possono formare o distruggere un individuo. Il gioco riflette inoltre sulla mentalità dell'epoca e non solo, vengono messi in luce il conformismo del gruppo, la paura del diverso e il peso delle aspettative familiari. Ebisugaoka è una piccola comunità di provincia in cui l'onore e l'apparenza contano moltissimo. Come da tradizione della saga non manca il confronto col trauma e la possibilità di redenzione. La storia di Hinako parla di affrontare il dolore, accettare le proprie ferite e rinascere. Hinako infatti comprende che la vera forza non sta nel reprimere la fragilità, ma nell'accettarla. In fondo Silent Hill F è un viaggio verso l'autenticità, liberarsi delle maschere imposte dalla società, guardare in faccia i propri demoni interiori e capire che solo accettandoli si può trovare la pace, trovare la bellezza nel terrore. Ciò che ho più apprezzato del gioco è la trama, finalmente qualcosa di nuovo che arriva a livello di Silent Hill 2, non abusando sempre quella dannata struttura James Pyramid Head, come Homecoming e Origins. Le boss fight per me meritano un assoluto 10 su 10.
cinematografiche, variegate, coreografate in modo eccezionale, arene spettacolari accompagnate da dialoghi di impatto tra la protagonista e i boss che rendono ogni scontro indimenticabile. È una bella sfida da affrontare. La rigiocabilità è altissima e la durata perfetta, un vero ritorno al classico survival horror corto, che invita a rigiocare il gioco per scoprire tutti i dettagli della storia, con finali multipli, cutscene aggiuntive, documenti nascosti, boss fight alternative e numerosi sbloccabili. Hinako, uno dei migliori personaggi della serie di Silent Hill. Io mi sono immedesimata molto in lei e se avete amato Heather in Silent Hill 3, secondo me amerete anche voi Hinako. Il gioco è visivamente cinematografico, ogni scena è degna di uno screenshot sempre spettacolare. La colonna sonora di Akira Yamaoka, sebbene non tra le sue migliori, accompagna perfettamente l'esperienza, colpendo forte nei momenti più emotivi. Io ho giocato il titolo solo col doppiaggio giapponese e ho adorato la mimica e le espressioni di ogni personaggio, così reali, umane e al contempo magnifiche. Enigmi carini che cambiano in base alla difficoltà scelta, come i Silent Hill precedenti, e infine cutscene magnifiche, il gioco gira intorno alla bellezza e scusate se mi ripeto, ma anche queste sono immacolate. Ripeto, la mia parte preferita nei combattimenti sono state le boss fight, a cui do un pieno 10 su 10. Ma ragazzi, per favore, smettetela di dire che Silent Hill F è un Souls-like. Non lo è e non vuole esserlo. Il combat system non è nulla di nuovo. Nei Silent Hill precedenti abbiamo sempre avuto schivate, capriole, parate, saltini all'indietro, oltre a barre di HP e stamina. Silent Hill F è un titolo survival horror più action, con armi da mischia che si rompono, inventario limitato e risorse scarse. I combattimenti, è vero, sono probabilmente l'aspetto più criticato online, ma personalmente una volta che ci prendi la mano sono divertenti. Il combattimento funziona bene nelle aree aperte, ma negli spazi chiusi diventa frustrante. Poco margine di movimento, soprattutto contro nemici che spammano attacchi, e una telecamera che zooma troppo sulla testa di Hinako, limitando la visuale e la percezione dei pericoli. Riguardo al braccio di volpe, non capisco le troppe critiche. Ha un significato simbolico coerente e il suo utilizzo come arma è interessante e ben intricato nel contesto, quindi per me funziona. In conclusione, è il miglior combat system di sempre? No. È il miglior combat system della serie di Silent Hill? Secondo me sì. Piccolo extra, il mio consiglio per godersi al massimo l'esperienza è di iniziare con la modalità story, imparando le basi del combattimento. Dal secondo playthrough in poi, se volete una sfida maggiore senza troppe frustrazioni, selezionate la modalità impegnativa, create la vostra build preferita di Omamori, sperimentate, ok? Avrete così più facilità contro i nemici base, che dopo un po' diventano fastidiosi, ma vi godrete decisamente di più la sfida offerta dalle boss fight. Non ho decisamente apprezzato l'ultima parte di gioco. È troppo sbilanciata tra combattimenti e storia. Troppe arene inutili e ripetitive per allungare il brodo. E per favore smettetela di lamentarvi del fatto che i giochi siano corti perché sennò succede questo. Le performance del gioco su PC sono decisamente migliori di quelle di Silent Hill 2 Remake, ma alcune zone con troppi nemici fanno calare drasticamente gli FPS. Questo ovviamente l'ho riscontrato soprattutto nella parte finale con le arene. Aggiungo inoltre che in 40 ore di gioco mi è crashato un paio di volte. Che schifo sta tripofobia, ma mi fa impressione. Ma scusami, mi blocca tutta la strada! Mi è crashato! È crashato il gioco. Infine avrei rivisto meglio la traduzione italiana, infatti in un paio di enigmi il testo era un po' confusionario. Tra le altre cose, secondo me mancano i sottotitoli per scritte e poster in giro. Alcuni sono fondamentali a livello simbolico e non voglio tirare fuori Google Lens ogni 3 secondi per capirli. Le descrizioni delle difficoltà sono fuorvianti. Story è quella che ti fa godere davvero il gioco. Corrisponde alla difficoltà standard. Impegnativo invece è difficile, non è da considerare come normale. E Lost in the Fog per me non ha senso. Aumenta solo i danni presi in modo veramente esagerato e io odio questo modo artificiale di aumentare la difficoltà. Il design dei mostri comuni è intrigante, ma non è memorabile come quello delle boss fight, che secondo me sono eccezionali. In New Game Plus Plus non cambia quasi nulla rispetto al New Game Plus, fino all'ultimo quarto. Avrei aggiunto infatti qualcosa in più lungo il terzo playthrough, anche perché è quello del vero finale. Infine avrei aggiunto degli slot per le build di Omamori e li avrei messi in ordine alfabetico, così, giusto per comodità in più.
Iniziamo parlando del team di sviluppo, Neo Bards, che mi ha ricordato tantissimo il Team Silent, infatti questo è il loro primo horror folcloristico. Il gioco non è ambientato a Silent Hill, quindi perché si chiama così? Ad oggi Silent Hill può essere considerato più un titolo che un luogo specifico. In precedenza abbiamo già avuto capitoli non ambientati nella città e il Team Silent ha sempre voluto allontanarsi e rivoluzionare la saga dal quarto capitolo in poi. Quindi di cosa vi lamentate esattamente? È naturale che ora Silent Hill sia più un marchio di riconoscimento della serie, come Resident Evil. Perché vi andava bene con Kojima in PT e non con Silent Hill F? Secondo me nemmeno voi sapete cosa volete. Comunque, se volete la città classica, io vi consiglio a questo punto di aspettare il remake di Silent Hill 1 di Bloober Team, che uscirà tra un paio d'anni. Konami con Silent Hill Short Message ci ha già avvertiti di questa nuova direzione, in particolare con il documento Il fenomeno Silent Hill. È chiaro come questo sia decisamente un'introduzione a Silent Hill F, soprattutto leggendo questa frase. Quando ci si trova in uno stato di forte stress, la visione può diventare oscurata o contorta, come se si stesse vagando in una fitta nebbia o foschia. Incertezza sociale o apprensione per il futuro si manifesta come nebbia, rendendo così confusi i confini tra illusione e realtà. Vi faccio anche notare come il nome della città fantasma avvolta dall'iconica nebbia in cui è ambientato Silent Hill F, Ebisu-Gaoka, combina Ebisu, cioè il dio della prosperità e della fortuna, e Gaoka, che significa collina. Tra le cose che ricordano la saga di Silent Hill abbiamo anche la protagonista Hinako, che possiede un sangue speciale ed è la prescelta per i rituali che coinvolgono due divinità in conflitto. Un chiaro riferimento a ciò che era Alessa in Silent Hill 1. E sì, come nei Silent Hill classici, il gioco è pieno di mitologia, con rituali, sacrifici e epiche boss fight che vedono scontrarsi umani e divinità malvagie. Non manca ovviamente la classica divisione tra mondo reale e mondo onirico, ricco di simbolismo, memorie, paure, incubi e traumi legati alla protagonista. Una delle curiosità più affascinanti del gioco è la presenza di un fiore davvero speciale, un fiore bianco che cresce solo in specchi d'acqua. Da questo fiore, tramite un'attenta lavorazione, si può estrarre un liquido cremisi capace di sradicare anche il peggiore dei mali. I fan di Silent Hill avranno già intuito il richiamo. Il fiore di Silent Hill F, chiamato Kakura Makakura, si dice sia stato introdotto da un missionario straniero, che io a questo punto penso sia americano, e consentiva di comunicare con gli spiriti maligni. Da questo stesso fiore si ricava anche una medicina, tra cui le pillole rosse e bianche somministrate da Shu, che permettono di indurre sogni lucidi. E qui il collegamento con Silent Hill 1 è chiaro. Proprio come la White Claudia, da cui si estraeva la droga PTV, anche la Kakura Makakura ha proprietà psichiche e spirituali. Il liquido cremisi, chiamato Agura no Otei-sama, serve per estirpare il male antico, proprio come l'Aglaophotis, rafforzando ulteriormente il parallelo. La Kakura Makakura è di fatto la White Claudia esportata dagli Stati Uniti al Giappone. Una volta finito il gioco avremo in parte chiaro ciò che il gioco voleva raccontarci, ma ovviamente molti dettagli restano aperti all'interpretazione, proprio come è sempre stato nei Silent Hill. Magari in futuro avremo tweet o dichiarazioni dei creatori che chiariranno alcuni aspetti, proprio come fece Masahiro Ito nei Silent Hill precedenti. Infine nel gioco non poteva mancare l'iconico finale UFO, quel tocco di autoironia tipico di Silent Hill, che alleggerisce la profondità e la tensione della storia. Silent Hill F non è un reboot forzato, né un tradimento, chi lo rifiuta solo perché non c'è la città di Silent Hill. Forse non ha mai davvero capito cosa rappresenti Silent Hill. Non è più solo un luogo fisico, ma uno stato mentale, come il nostro amato Silent Hill 2. E in questo senso Silent Hill F è probabilmente il ritorno più autentico che potessimo avere. Sappiate che da grande fan della saga di Silent Hill io ero molto scettica sulla riuscita del gioco, soprattutto per quanto riguardasse il combat system, e sono stata felicissima di aver cambiato idea e aver avuto nuova speranza per i futuri Silent Hill. Il mio voto finale per Silent Hill F è 8,5, sì, mezzo voto in più rispetto a Silent Hill 2 Remake. Se vi interessa anche la mia recensione a riguardo, ve la lascio qui, dateci un'occhiata.
Vi invito anche a guardare la mia lore run di Silent Hill 1 perché noterete quante similitudini abbiano Silent Hill F e Silent Hill 1, per quanto siano ambientati in luoghi totalmente diversi. E per favore, smettetela di definirvi esperti di Silent Hill quando nemmeno voi sapete che cos'è il vero Silent Hill. Mi ricordate quelli che pensano che Resident Evil 7 e Resident Evil 8 non siano Resident Evil perché non ci sono gli zombie, cioè, che dire. Ci vediamo alla prossima recensione, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi questo Silent Hill F rappresenta effettivamente una rinascita del titolo e lasciate anche tanti punti hype, commento, like, ricondividete se volete e mi raccomando mantenete un tono rispettoso sia nei miei confronti che nei confronti di tutti gli utenti nei commenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!